18 dB. Meno 18 dB ha un senso? Era una battuta, meno 18 dB, meno. Ha un senso menare i 18 dB? Soprattutto sulle schede audio quando registri nel tuo studio. Sì, potrebbe avere un senso, ma vorrei andare un attimo così, pormi delle domande a riguardo, perché quello è il dogma, meno 18 dB. Così è stato scritto, così è stato detto, a meno 18, addirittura a meno 21 dB potrebbe essere il livello giusto a cui registrare. Ma per chi? Per tutti? Per te che fai voice over, che magari hai comprato, che ne so, una scheda audio con l'hai collegata a una catena audio di quelle bestiali con l'Avalon, il compressore, il limiter, eccetera, e poi entri in un editor con il tuo suono già trattato e stai a meno 18 dB? Ha senso? Serve? È vera questa cosa? Qui non sto rispettando i meno 18 dB, perché se rispettassi i meno 18 dB, cioè dovrei stare così, capisci? Questi sono più o meno 18 dB. È un po' basso per una live, per esempio, è molto basso per una live. Quindi, se devo lavorare su una live, è molto probabile che io mi munisca di un limiter, di qualcosa che poi mi gestisca gli eventuali momenti di grande godimento al microfono e cominci a fare delle cose un po' strane. Insomma, così non... Vabbè, e qui ci siamo capiti. Ci sono schede audio che suggeriscono di non andare oltre i meno 18 dB. Ad esempio la Evo 4, che ho qui, ha un sistema automatico per trovare il giusto punto di registrazione. Cioè, se tu stai per esibirti in una performance attoriale o musicale in cui la tua dinamica sarà piuttosto ampia, è molto probabile che a questo punto tu debba considerare il punto più ampio del tuo momento di dinamica per evitare che vada in distorsione proprio nel momento in cui tu dai il massimo di te stesso. Non so, metti un cantante che fa un do di petto e quello va su e tutto va in distorsione. È brutto, no? Allora, che cosa fa la Evo 4? Io adesso faccio un volume io a braccio, lo vedi da questo qua, questo, vedi? Questo qui il livello, lo vedi qui sotto e lo vedi qui vedi i livelli. Io in questo momento sono a meno 6 dB. Qui vado fino a meno 6 dB con dei picchi che arrivano a meno 3. Li vedi qui. È una registrazione normale. Questo microfono sta riprendendo questo suono. Però adesso gli dico alla scheda audio: senti, io adesso dovrò fare Shakespeare. Tu registra, cioè ascolta cosa farò e poi decidi qual è il volume giusto. La Evo 4 è della Audient, non è che l'abbia fatto uno che non sa fare schede audio. Allora premo il pulsante verde, premo il pulsante 1 per dirgli che questo è il canale su cui lavorerò, e poi di nuovo il pulsante verde e lui comincia a valutare il suono. Come vedi non sta registrando si vede lì, no? Dice essere o non essere, questo è il dilemma, e se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni opponendosi per por loro fine. Ho recitato veramente di merda. Comunque lo stesso, a parte quello, hai visto il livello dove è arrivato? Ok? Cioè io prima lavoravo a meno 6 dB e lui ha deciso che invece io non posso lavorare con il gain che mi teneva a meno 6 dB nella normale escursione del discorso, perché nella mia performance sono andato oltre, quindi io molto probabilmente nella mia performance essere o non essere, questo è il dilemma, rischio di andare oltre i meno 18, ma addirittura oltre i meno 12. Eppure, mentre facevo questa cosa, dove stai ascoltando tu il suono, non è che sia cambiato molto. Cioè, perché? Perché c'era un compressore che conteneva il suono. Perché va detto che tu non stai ascoltando il suono della Evo 4, hai continuato ad ascoltare il suono che usciva dall'Apollo, però questa volta con i compressori attivi. Ok? Quindi se la mia domanda era ma perché dobbiamo stare sempre a meno 18 dB? La risposta più probabile è che dobbiamo stare a meno 18 dB quando entriamo con un suono non compresso, quindi non
corretto dinamicamente. Se c'è un compressore che corregge la dinamica e fa in modo che il suono stia all'interno della headroom della scheda audio che abbiamo definito con il compressore, allora potrò anche entrare con un suono più alto, perché non è che superando i meno 18 tu mandi tutto in distorsione, mandi in cacca, a meno che tu non abbia una scheda audio con dei convertitori che fanno pietà e misericordia, che piangono dentro la scheda quando li collega. Devo fare questo lavoro, ma mi fa schifo, non la voglio più fare, e allora il suono viene di cacca. Se hanno dei convertitori, come nella media di quasi tutte le schede audio di buona qualità che ci sono in circolazione, e allora non dovresti avere questo problema, anche se vai oltre i meno 18 dB. No, anzi, perché infatti la scheda audio arriva tranquillamente a, come vedi, io qui sto registrando praticamente a meno 3 dB e vado anche a meno 3 proprio sopra, mi avvicino allo zero, mentre questa sta a meno 18. Ma non è che tu stia sentendo dei suoni gracchiati, a parte la mia voce, però tu senti un suono normale, perché è così che è, la scheda audio regge fino a 0 dB. La risposta la cercavo nei tecnici, quelli che ne sanno a pacchi, e quindi sono andato a fare un giro su alcuni forum e ho cominciato a fare domande da newbo, per vedere che cosa mi dicevano. E hanno partecipato in tanti. Molti mi hanno detto perché la regola è quella, e quando la regola è stata stabilita da gente che ne sa pacchi, come ti permetti tu di dire che puoi registrare a 0 dB? No, io non voglio registrare a 0 dB. È chiaro che oltre un certo limite entrano in gioco tutti i limiti di tutta la catena che tu stai utilizzando, cioè vale a dire sia del microfono, preamplificatore, scheda audio, mixer, tutto quello che ti pare, ok? Se stai sotto un certo livello, distorsioni non ce ne saranno neanche all'interno delle varie catene. Cioè, ti faccio un esempio stupido, se vogliamo. Guarda come sto lavorando in questo momento, qua si vede bene. Ok. Allora, se io alzo il gain, naturalmente con questo segnale lo sto mandando a una scheda audio che lo sentirà in distorsione adesso, ok? Ma se io sono già distorto all'interno di questa scheda audio con degli emulatori analogici, quindi con questi emulatori io sono già in distorsione, di sicuro. Ora vediamo, lo tengo tutto a manetta, abbasso l'uscita, qui c'è un compressore che lavora come un pazzo, lo tolgo via, proprio lo elimino e tengo il gain bassissimo. Io sto uscendo con dei segnali altissimi e dentro alla WAD io sto producendo dei segnali che si vede qui, sono tutti in distorsione, si vede chiaramente, però io non ho nessun problema di questo genere, quindi... Facendo questo esperimento mi sono reso conto che gli emulatori analogici non rispondevano alla distorsione come farebbe una scheda audio alzando il gain e mandandolo in distorsione. Non riuscivo, il suono sì, non era bellissimo, se vogliamo, però l'unica cosa che andava in distorsione era, ed è, la scheda audio virtuale di OBS. Quando gli inserisco dentro il suono e vado in rosso, allora in quel caso vado in distorsione. Ma se io sono anche all'interno del canale della Apollo con gli emulatori attivi, con quegli emulatori, anche se sono in rosso totale, grandi distorsioni non ne riuscivo a produrre con il mio microfono. Però vediamo cosa succede se togliamo completamente gli emulatori e andiamo dritti al preamplificatore, il Phantom della scheda audio, senza alcun emulatore analogico. Dovessi usare solo l'ingresso microfonico, cioè non uso correttori di dinamica, non uso niente, ok? Io sono a questo punto ecco, senti che comincia a sentirsi la distorsione, cioè io sto entrando effettivamente con un segnale eccessivo dentro la mia scheda audio, anche se compenso l'uscita per non entrare. Questo è quello che stai sentendo tu, ma questo è quello che passa dentro la scheda audio che poi arriva qui. Ecco, il suono è distorto, ok? Qui sono naturalmente sopra i meno 18, ma se io scendo e sto più giù, io già qua un pezzo che non sento più questa distorsione, ok, sono andato tranquillamente a 0 lì sopra, probabilmente il suono qua fa cagare, nel senso che se lo vado ad aprire, dopo lo faccio, apro direttamente il suono che è stato catturato dalla scheda audio, io qui avrò un suono, non lo so se sarà in distorsione anche qui, perché qui sono in ambito digitale e quello con cui sto entrando
entrando è un suono che va tranquillamente oltre i meno 3 dB. In questo momento io sono a 0 dB, tocco lo 0 dB. Si sente effettivamente, c'è una leggera distorsione che rompe le balle. Quello che accadeva era che il suono si stava distorcendo dall'ingresso microfonico alla scheda audio, e non c'erano correttori di dinamica, non c'era assolutamente nulla, e anche se abbassavo il suono fuori in uscita, che poi io avrei mandato a OBS, perché qui in questo caso c'è un ponte, io registro su una scheda audio e utilizzo una scheda audio ponte per mandare tutti i suoni in modo da poter mandare anche i contributi, ok? Bene, io ero distorto all'ingresso, ma se guardi il file audio qui sembra non essere in distorsione, questi sono tutti suoni piuttosto bassi, ma in realtà se vai nel dettaglio di quella parte di audio che hai sentito adesso, questa roba era schiacciata qui così, e questa roba era distorta all'origine, cioè all'ingresso della scheda audio. Se non c'è qualcosa che controlla il suono in ingresso, non c'è niente da fare, va in distorsione prima. Quindi hai voglia a tenere a meno 18 dB anche eventualmente il suono che poi mandi fuori. È alla base che non si deve distorcere. E in effetti quello che succede con la richiesta del meno 18 dB o del meno 21 dB è per evitare questa cosa proprio alla fonte, cioè se tu entri con un microfono e basta, è molto meglio che tu ci stia a meno 18 dB. Nel gruppo in cui sono andato a fare domande, la questione che ho posto è stata ma meno 18 dB o 0 dB? Quello che vedi qui è il suono che si trova all'interno della Volt in questo momento, cioè io ho il microfono a manetta che tocca lo 0 dB, lo tocca lo 0 dB, ma non arriva mai quasi mai praticamente a distorsione. Se lo tengo leggermente più basso, lui non mi ripara con il suo sistema di compressione limiter a meno 18, mi ripara a 0 dB. Qualunque compressore io usi, lui me lo ripara a 0 dB. Se io lo tengo al massimo con il compressore più veloce che ha, guarda, sta a meno 1, meno 1.7, questo è il suo limite. Certo, il suono qua dentro in questo momento non sarà il massimo, perché mo te lo faccio sentire. 1.7, questo è il suo limite. Vedi? 0 dB, se io lo tengo al massimo con il compressore. La distorsione è quella del compressore, cioè quella prodotta dal compressore. Sistema di compressione limiter a meno 18. Ma non c'è una distorsione vera e propria. Io non sono a meno 18, qui sono entrato a 0 dB praticamente, senti anche qui, 0 dB, ma non arriva a momento, cioè io ho il microfono a manetta, ma nella Volt praticamente il suono c'era completamente, c'era tutto. Ora se io prendo questo suono che è a meno 18 dB, dove ho fatto la mia performance a meno 18 dB, lo porto a 0 proprio, vado a 0,0, eccolo, eccomi qua, sono tornato, arriva qui, scendo e sto più giù, io già qua un pezzo che non sento. Lo senti che è più basso, perché mancano i compressori. I compressori sono quelli che ti consentono di creare questo effetto di pienezza del suono, di presenza, pur restando allo stesso livello di dB, perché questo è il livello di picco che ha tenuto, lo ha rilevato qui in modo particolare, vedi? Lo 0 dB l'ha rilevato qui, tutto il resto lo ha tenuto più basso. Io qui non ho lavorato a meno 18, la volta ha lavorato a 0 dB. Alcuni, con aria saccente, mi dicevano ma la volta è pensata per i podcaster. E quindi, anche se è pensata per i podcaster, cosa gli danno una cagata pazzesca perché è per un podcaster? E anche il podcaster deve avere un bel suono quando esce quindi questa scheda audio ha questa particolarità, mentre la Evo 4, dove cacchio l'ho messa? Mentre la Evo 4, questa qui, la particolarità che ha è che ti fa stare a meno 18. Perché? Perché questo ha già dei compressori all'interno, quindi comunque tu con un compressore attivo a 0 dB ci arrivi, ma ci arrivi contenuto. Qui se vai oltre, spacchi, cioè vai oltre il muro limite della headroom della scheda audio, quindi il tuo suono sarà a dire poco schifoso. Quindi ha senso il meno 18 dB? Sì, per certi aspetti ha senso, se non usi compressori di dinamica. Se non ce li hai, se entri dentro con un segnale pulito, vai a meno 18. Perché parlano molto spesso di dover tenere i volumi molto bassi per i loro sistemi? Perché nei sistemi multitraccia succede questo, guarda, ti faccio vedere. Questo è un multitraccia, ok, va bene, questo è Logic in cui ho caricato delle tracce audio. Ognuna di queste tracce audio è a meno 6 dB, meno 7,4. Questo qui invece va a meno 6 dB.
Ora, se io tutti questi file li mando tutti assieme alla uscita stereo, quindi al bus stereofonico, io qui sono a -2. Se metto il doppio di questi file, quindi 8 file che sono tutti quanti a -6 dB di picco, ok? Ecco perché generalmente poi quando si fa il lavoro di preparazione del mix si fa in modo che tutti questi file siano bassi. Lì ha senso, lì c'è un motivo, ma fai una normalizzazione che è diversa dalla registrazione del file a -18 dB, dove magari hai anche difficoltà a sentirlo in cuffia, perché sono delle schede audio dove l'uscita cuffia è bassissima, e allora tu alzi il gain. È chiaro che nella Vault il sistema ha uno scopo, nel senso che più alzi il gain, più entra in azione il compressore, quindi sentirai la voce molto più compressa rispetto a che lo tieni basso. Quindi tu l'azione del gain nella Vault ha un senso del tipo quanto compressore vuoi sentire nella voce, e lo fai, e dopo il suono uscirà sempre nei limiti degli 0 dB, non dei -18, sempre nel limite dello 0 dB, ma con più o meno compressore. Però è lo 0 dB che hanno considerato, poco sotto lo 0 dB. Ma se non hai un sistema di controllo del tuo suono in ingresso, quindi un limiter o un compressore in uscita dal tuo microfono, allora è probabile che sia meglio che tu stia a -18 dB. Ti faccio vedere una cosa. Mi sono accorto di non aver messo sullo schermo in evidenza il fatto che io avevo disabilitato i compressori poco prima. Quindi questa parte di video, quella che hai appena visto, e il pezzettino che sarà tra un attimo, sono stati registrati solo col preamplificatore senza compressori attivi. E sto entrando ben oltre i -18. È chiaro che non sono a -18, sono probabilmente con dei picchi che vanno a -3, e quelli sono già piuttosto alti. Lì si comincia a sentire l'effetto della distorsione, che è data dal fatto che una buona parte del suono in certe frequenze, in certi momenti, supera la soglia e distorce. Non ci sono compressori. Se ci fossero stati, la distorsione anche a quel livello di suono non l'avresti sentita. La differenza tra il Manley normale, per esempio, e il Manley Voxbox è questa. Nel Manley normale c'è solo il preamplificatore, ed è quello che potresti avere nella tua scheda audio, un preamplificatore qualsiasi o di qualsiasi genere che accende il tuo microfono e da lì vai dentro la scheda audio. Oppure potresti avere semplicemente l'ingresso microfonico e il Phantom. In quel caso nulla ti protegge dal avere un suono che rischia di andare in distorsione in certi momenti, cioè mentre parli piano no, ma quando a un certo punto dai più energia, se timbri di più, se marchi molto di più il suono, a quel punto potrebbe andare in overload e quindi rovinare il suono. Nel Manley Voxbox, cioè la scatola della voce, che cosa hanno aggiunto? C'è un limiter, c'è un compressore che, anche se lavora 3-1, in realtà lavora piuttosto tanto, e poi dopo ci sono i controlli delle tonalità. Ma lì c'è soprattutto un compressore e un limiter. Questo qui dovrebbe essere un desser oppure un limiter. Se tu lo fai agire come limiter anziché come desser, il Manley Voxbox semplicemente contiene la dinamica della voce. Per esempio, non è per fare pubblicità al Manley, è semplicemente perché il Manley Voxbox è una cosa completa che ha già tutto, in teoria potresti usare solo quello. Ma nel mio caso, per esempio, in quello da cui ti sto parlando adesso, io non uso il Manley Voxbox, sto usando l'UA610B in questo momento. Ho fatto un setup di questo genere, adesso lo riaccendo. Dov'è che sei? Accenditi. Ecco qua l'UA610B, e poi gli do power e gli metto compressori di suono, eccolo qua, ed ecco che io entro con un suono che è già calibrato, controllato dai processori di suono. Quindi il -18 dB ha senso se entri con un segnale diretto senza controlli della dinamica. Invece, se tu la dinamica la stai controllando, è molto probabile che tu possa arrivare tranquillamente vicino allo zero anche con la tua scheda audio senza rovinare il suono. Questo è quello che mi sembra di avere capito che facciano molti tecnici e fonici audio, anche in sale di registrazione dove fanno produzioni musicali, perché vogliono che il suono sia consistent, così mi hanno detto. E io devo dire che, ascoltando con le mie orecchie, dando un'occhiata al suono del file,
mi sembra che sia vero. Non sono qui a darti risposte, io sono qui a farmi domande.